Buongiorno gente, come state? Qualche settimana fa una mia carissima amica mi ha regalato del melograno. Io lì per lì avevo intenzione di fare il classico risotto, però l'ho già fatto tante volte, poi sinceramente non trovavo l'idea molto entusiasmante. E allora, sempre la mia stessa amica mi ha detto: ma perché non fai qualche cosa con la marinatura, eccetera, magari una carne? E lì mi è venuta l'idea di fare questo pollo alla melograna. Però prima di parlarne nello specifico, noi ci vediamo la ricetta. Io questa volta lo anticipo. Per chi ancora non l'avesse fatto, io consiglio di iscriversi al canale, perché qui di ricette ce ne sono tante e tutte buonissime. Bene, e ricordatevi anche di mettere un bel like. Ci vediamo dopo la sigla. Aprite il melograno tagliando prima la parte superiore e poi a spicchi. Una volta aperto, sgranatelo completamente. Fate attenzione a non lasciare le parti bianche del melograno perché sono molto amare. Prendetene 2 o 3 cucchiaini per la decorazione. Ora con un passaverdure mettete dentro i semi di melograno e passateli, raccogliendo il loro succo. Ora prendete il petto di pollo, eliminate l'osso, eliminate le cartilagini e tagliatelo a strisce. Del succo di melograno prendete 2 piccoli mestoli che ci serviranno per sfumare il pollo. Mettete le strisce di pollo all'interno di un contenitore e poi bagnatelo per marinare con il succo di melograno. Copritelo con la pellicola e lasciatelo riposare per almeno un'ora all'interno del frigorifero. Passato il tempo della marinatura, prendete il pollo e asciugatelo con la carta assorbente. Prendete il succo della marinatura, filtratelo e mettetelo insieme a quello che abbiamo tenuto da parte per poi sfumare il pollo. Infarinate ora le strisce di pollo a ambo i lati. In una padella con dell'olio caldo metteteci le strisce di pollo a cuocere. Girandole ambedue i lati. A metà cottura sfumatele con il succo di melograno. Salate e pepate a vostro gusto. Impiattate le vostre strisce di pollo accompagnandole con insalatina mista e guarnendole con i chicchi di melograno tenuti da parte in precedenza.
La ricetta, come avete visto, l'ho resa molto semplice, con pochissimi ingredienti, anche la cottura è stata molto veloce perché ho tagliato il pollo a strisce ed è venuta veramente molto buona, intanto perché la marinatura ha reso il pollo morbidissimo, pur avendo quella piccola nota di acidità non si è sentita assolutamente durante la cottura e anche nello sfumare lo stesso pollo. Insomma, è venuto un piatto delizioso, fantastico. Io ve lo consiglio, visto che comunque ancora siamo in stagione per il melograno. Questo è anche una ricetta diversa da quelle classiche che noi vediamo spesso per utilizzare il melograno. Io spero che la cosa vi sia piaciuta, noi ci vediamo alla prossima ricetta e buona giornata a tutti!